Ciao amici del bosco, nuova avventura nel nuovo terreno insieme a Cristiano. Oggi abbiamo una grande missione, dobbiamo occuparci dell'erba che è cresciuta tantissimo, andremo a gestirla nel modo più corretto in base agli obiettivi che abbiamo e oggi però andiamo anche a migliorare la presenza dell'erba aumentando la biodiversità e inserendo un sovescio. Il mio prato è bellissimo anche così con l'erba alta, ma un po' la dobbiamo gestire, quindi iniziamo a gestire lungo i filari delle viti. Cristiano, ti stai divertendo solo tu però? Molto, però non ho mai portato la birra. Giusto, adesso la vado a prendere, c'è anche il portabirra. Senti, come ti sei trovato con questo mezzo elettrico? Molto bene, agile e veloce. Come vedete poi, ecco, l'abbiamo sottoposto a un test estremo. Qui abbiamo un'erba molto alta, siamo in un campo. Tra l'altro, ecco, con varietà che sono ostiche da tagliare con qualsiasi mezzo, e questo ve lo dico per esperienza. E come vedete però, diciamo, ha gestito egregiamente tutto il manto erboso. Il mezzo Ego è nato per gestire i prati, diciamo, intorno a casa, quindi un'erba che può essere di 20-30 cm, però lo strumento veramente si presta anche a situazioni un po' più tenaci. E adesso andiamo a preparare il terreno per la semina del sovescio. Partiamo! Con il nuovo campo abbiamo dovuto cominciare ad utilizzare mezzi un po' più potenti e adatti alle grandi estensioni. Non si può fare tutto a mano, anche se mi piacerebbe. Io ho iniziato con la falcetta a mano, poi mano a mano mi sono evoluta, diciamo così, e quindi adesso abbiamo il mezzo, per quest'anno abbiamo il mezzo di Ego Power Plus che ci dà una mano. Il mezzo elettrico mi piace, come sapete possiamo ricaricare le batterie dal sole ed è ottimo, inquiniamo molto meno. Ho saputo che Ego Power ricicla la gran parte delle batterie, dei materiali che compongono la batteria e soprattutto si fa garantire che per l'estrazione del litio non sia stata sfruttata manodopera minorile. Questo mezzo è dotato di un piatto lame composto da 3 lame sottostanti. In più dispone di una sicurezza duplice, sia elettrica sia meccanica, quindi quando le lame tagliano l'erba innanzitutto si modulano in base alla densità della vegetazione, in più qualora, ecco, trovassero un ostacolo, un sasso, un legno, si bloccano automaticamente proteggendo sia le lame sia il motore. Dal display potete regolare le varie funzioni, sia la velocità delle lame, sia la velocità della trazione, sia le varie impostazioni per la tipologia di taglio. Tra l'altro Ego Power Plus per ogni prodotto venduto, per ogni garanzia accesa, pianta un albero. E adesso mi diverto io, preparo la terra per il sovescio. Vai! Hai visto come gira bene? Sono stata brava? Adesso Cristiano sta gestendo la parte lungo il fossato centrale del campo, dove tra pochi giorni faremo un intervento fondamentale di gestione dell'acqua. Vedrete il video. Il lavoro di Cristiano prosegue lungo il perimetro, mentre nelle parti centrali terrò l'erba che ho e la manderò a seme. Sfalceremo in autunno. Per la semina usiamo anche un po' di compost che appunto adesso mischiamo con i semi, così per aiutarli. Prima l'abbiamo rigirato tutto, questo è un bel compost. Abbiamo utilizzato sempre uno strumento Ego Power elettrico. Adesso andremo a preparare le sementi per il sovescio. Questo è un mix di mellifere, qui potete vedere tutte le specie, abbiamo lupinella, veccia, trifoglio, trigonella, che andremo a miscelare con il compost a mo' di concia e poi andremo a fare una semina sul campo che è stato tagliato precedentemente. E faremo una semina molto intensiva perché faremo una semina su sodo.
Dobbiamo mettere un sacco di semi perché sappiamo già che seminando su sodo non tutti andranno a buon fine. Saremo fortunati se questa sera, come previsto, pioverà, perché questo facilita, accelera la germinazione e dà il tempo appunto a questi semi di spuntare. E ora si semina, raccoglie. Momento speciale perché questa è la prima semina del nuovo campo. Aggiungiamo tutte queste erbe diverse, poi le lasceremo andare a seme. La speranza è che restino anche nei prossimi anni, anzi si diffondano, e quindi aumentiamo la ricchezza del prato del nostro campo. Andiamo, via! Che lanci che fa Cristiano. E adesso aumentiamo la quantità di semi con i semi direttamente senza il compo. Ci vuole tecnica per fare questa cosa? In genere si fa un sovescio invernale. L'utilità del sovescio estivo invece? Sì, anche quello è molto importante. È evidente che può essere più suscettibile alla siccità. Se riusciamo a calcolare anche bene le precipitazioni e seminiamo subito prima, avremo un'alta germinabilità delle sementi e quindi ulteriore biomassa, ulteriore piante che lasceremo andare a seme, in modo tale che favoriremo l'autosemina. Qui l'erba è bella alta e la lasciamo così fino all'autunno, perché qui c'è un progetto veramente interessante. Il prima possibile, appena ci riusciamo, qui partirà la nostra riforestazione. Andremo a mettere gli alberi lungo i filari delle viti e faremo una bella fila di piante al centro, quindi da qui è il cuore della riforestazione. Questo progetto però è di tutti, coinvolge Cristiano, coinvolge Gennaro Cardone, che è la nostra guida nell'agricoltura sintropica, e coinvolge tutti voi, perché appena partiamo vi chiamiamo, faremo un bel corso, faremo un lavoro tutti insieme. Dobbiamo far vivere questo campo non solo con le tante piante che metteremo, ma anche con tutte le persone che potremo ospitare. Per sapere tutte le date, gli appuntamenti, per rimanere aggiornati, mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter. Qui però un po' d'erba la tagliamo per liberare la vite. Cristiano, questa vite l'abbiamo potata insieme, come sta? Sì, come vedete la ripresa vegetativa è in atto. Tutte le viti sono vive, hanno cacciato vigorosamente e adesso andremo a fare un lavoro di decespugliatura alla base per mantenere questa zona libera e soprattutto areata, anche perché l'umidità rappresenta sempre un grave rischio per le nostre viti. Dopodiché tutto il resto sarà lasciato a sé e seguirà il suo ciclo vegetativo. E la nostra gestione è molto oculata, privilegiando sicuramente la piantumazione spontanea, le erbe spontanee, che però non saranno in competizione con la vigna, perché noi abbiamo fatto una decespugliatura sotto il filone. Ci saranno i tempi tecnici per cui le erbe ricresceranno e manterranno soprattutto nel periodo estivo il terreno coperto. Tutto il resto sarà appunto propedeutico alle piantumazioni future. Un prato pieno d'erba è una cosa meravigliosa. A me verrebbe così spontaneamente di non toccarlo, di lasciar fare alla natura. In realtà ci sono tante variabili possibili che dobbiamo considerare, ma non dobbiamo neppure pensare, come vediamo un prato verde, che debba essere falciato tutto. Infatti, come avete visto, abbiamo innanzitutto delineato una viabilità complessiva, generale, perimetrale, che può essere innanzitutto utile per molteplici scopi, di estate anche come barriera antincendio, in altri casi semplicemente appunto per i nostri spostamenti. Però poi abbiamo gestito e pensato che la nostra biomassa sarà una riserva per il futuro, innanzitutto per far completare il ciclo vegetativo delle piante, e questo è appannaggio degli insetti. Possiamo avere ipoteticamente una produzione di fieno, e soprattutto in certe zone tutta questa biomassa sarà propedeutica a quello che sarà il futuro impianto sintropico, quindi dipende sempre dalla gestione, dal contesto e anche dalle nostre esigenze. La cosa importantissima è portare avanti un utilizzo oculato, mirato della biomassa, senza bruciare e soprattutto senza tenere il terreno scoperto. Nell'area in cui andremo a fare la prima riforestazione, anche su suggerimento di Gennaro, per adesso non tocchiamo niente. Lui ci ha suggerito proprio di far sviluppare bene tutta la biomassa, andare a falciare poco prima del nostro intervento. Avremo poi tanto fieno da utilizzare invece nelle aree di accumulo, e inoltre avremo protetto il terreno durante l'estate, perché
come è probabile, se farà molto caldo non andiamo a bruciare il suolo lasciandolo scoperto. Adesso via di decespugliatore per liberare tutte le viti e per liberare anche il fosso dove passa l'acqua, perché tra qualche giorno andiamo a fare i bacini di accumulo. Che progettone! Vieni quando scaviamo, Cristian? Penso sia un'ottima idea. Wow! Noi andiamo avanti fino a che non ci viene fame, continuiamo a tagliare l'erba, a gestire il campo e continuiamo a pensare alla nostra riforestazione. Quindi il consiglio è, adesso che non è il momento ideale per piantare alberi, è il momento giusto invece per progettare la vostra riforestazione che farete in autunno. In descrizione trovate naturalmente tutti i link degli attrezzi che abbiamo utilizzato. Ringrazio tantissimo Ego Power Plus che quest'anno ci ha dato una grande mano fornendoci tutti gli attrezzi che stiamo utilizzando nel grande campo. Alla prossima, buon lavoro! Perché siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi